Lo scopo di questo video è tentare di far cambiare l'idea che molti di noi hanno in merito a questo strumento, al flauto dolce. Di solito è un'idea un po' negativa che molti di noi si sono costruiti e hanno sviluppato nel periodo scolastico. Proviamo subito a far cambiare o perlomeno ad attirare l'attenzione. Proviamoci insieme. Allora, direi notevole. Questa è una realtà scolastica, non nostra, non nell'ambito italiano, e questo lo potete bene vedere e anche immaginare, però è una realtà scolastica. Prima di soffermarci e riprendere anche quello che avete visto e sentito, per far cambiare idea, o perlomeno modificarla leggermente, partirei subito da quelli che sono i punti di forza di questo strumento e del perché viene scelto nell'ambito proprio didattico il flauto dolce. Ne prenderei sostanzialmente 3 di punti. Il primo, allora, vi dico subito, molti di voi lo sanno, ma nel caso qualcuno non lo sapesse, io ho insegnato nelle scuole per tanti anni e qui proprio parlo molto legato alla realtà mia, alla realtà di quello che è il passato remoto e anche sufficientemente recente. Dicevo, 3 prenderei come punti fondamentali per valorizzare e motivare la scelta di questo strumento. Il primo è che è uno strumento e non è un giocattolo. Secondo, è economico. Allora, questa è una realtà da tenere molto ben presente in un ambito scolastico. Le realtà sono diverse e le spese per quanto riguarda l'educazione sono notevoli. Quindi questo aspetto non è da sottovalutare. Terzo, è relativamente semplice e in poco tempo, 3 anni per quanto riguarda la scuola, chiamiamola media, che così è diretto e facile, non secondaria di primo grado, eccetera. 3 anni, con poco tempo a disposizione, la scelta all'interno è libera per quanto riguarda gli insegnanti. Io dedicavo una delle 2 ore alla settimana alla pratica strumentale. E quindi 3 anni, 1 ora alla settimana e con lezioni di gruppo, non lezioni individuali. È uno strumento relativamente semplice che in questo poco tempo può essere portato a un livello più che decente, talvolta anche ottimo. Questi sono i 3 motivi fondamentali. Poi andiamo ai problemi, agli ostacoli, che molti... Allora, magari la farò un po' semplice e dorata, però è da mettere in evidenza che ci sono delle difficoltà grosse.
Riprendiamo i 3 punti e vediamoli insieme. È uno strumento, non è un giocattolo. Questo implica una cosa importante come per tutti gli strumenti: impegno, dedizione, fatica. E qui entriamo in un ambito complesso. Lasciamo perdere quella che è la predisposizione di ognuno, che è normale ed è corretta che ci sia, quindi c'è chi ama di più una materia piuttosto che un'altra, ma proprio a livello totale globale. La musica nell'ambito scolastico è una delle Cenerentole, non è l'unica, ma è una delle Cenerentole. E qui parliamo proprio di come viene vista la musica e di conseguenza come spesso viene anche assimilata e talvolta anche insegnata, sia ben chiaro. La vediamo come intrattenimento, non in quell'ambito, nell'ambito scolastico, come formazione, come qualcosa che aiuta a crescere e che inevitabilmente, con il poco tempo che ovviamente viene dato a questa materia, può essere anche impegnativa. E quindi il primo scontro grosso è con gli adulti, non con i ragazzi. Adulti a tutto tondo, dai colleghi all'apparato scolastico ai genitori, che si ritrovano anche con un loro passato. Noi di Musica Diffusa abbiamo preso come frase di inizio quella che io mi sono sentita rivolgere tante volte: guarda, io amo la musica, la amo tantissimo, ma non ne so proprio niente. A scuola non mi hanno insegnato niente. È anche vero. Però questa cosa ce la portiamo appresso e magari indirettamente la trasmettiamo. Ed è molto difficile e impegnativo cercare di far cambiare idea. Seconda cosa, ritorniamo sempre a quei 3 punti. Quando ho detto che è economico, è un dato positivissimo. È più economico ed è quello che si fa comprare, quello di plastica, non di legno. Non sempre ha una timbrica spettacolare, ce ne sono alcuni che sono più che positivi, ma altri sono un po' meno gradevoli e quindi, porca miseria, alcune volte, specialmente all'inizio, potrei dire lacerante sentire eseguire anche delle singole note a questo strumento. E capisco con tutto il cuore anche i genitori che fanno una fatica forse impensabile con i ragazzi alle prese con questo strumento. Però è anche un aiuto, e anche se la vogliamo vedere sempre il lato positivo e quindi il bicchiere mezzo pieno, per noi è uno stimolo a far lavorare l'orecchio, l'emissione del suono, cercare di ottenere il meglio da quello strumento, quindi insegnando come produrre il suono, gli effetti, crescendo e diminuendo, gli attacchi, tutte quelle che sono gli accorgimenti che possono diventare anche, chiamiamoli giochi, specialmente all'inizio, nella prima fase, per stimolare un lavoro ancora più serio. Il terzo punto è quello del tempo. Il tempo, come dicevo, è breve nell'ambito dei 3 anni di scuola media e i ragazzi hanno anche tante cose da fare, oltre che musica. Però è importante dare dei punti di riferimento, scegliere un repertorio. Durante questa mia ciacolata abbondante pro flauto dolce, avete sentito un po' di musica originale per questo strumento. Quando vi ho detto, qui la prima e il terzo punto si legano, è uno strumento, ha una tradizione, Cribio ha una tradizione notevole, è una tradizione che risale dal Rinascimento, dove gli strumenti erano ancora in una fase embrionale, quindi anche chi scriveva, i compositori che scrivevano, non scrivevano per un singolo determinato strumento, ma era musica da suonare, quindi a seconda di quello che avevi utilizzavi, e il flauto dolce era molto presente.
Nel barocco poi ci si specializza ed ecco che abbiamo tantissima musica per questo strumento. Abbiamo quindi una letteratura su cui noi operatori possiamo attingere, possiamo sicuramente lavorare molto sulla musica d'assieme, questo è un altro stimolo importante, far suonare assieme i ragazzi, non solo in modo monodico, cioè tutti la stessa melodia, ma come dire, cercare magari all'inizio con piccoli brani di polifonia semplice, canone, per rendere le cose semplici. Il canone è la stessa melodia inserita in tempi diversi e poi svilupparla invece con altri brani un po' più complessi, fino ad arrivare magari in terza a brani anche polifonici a 3, 4, magari anche 5 voci. Quindi stimolarla anche questa cosa. Noi abbiamo nella realtà nostra scolastica un tempo limitato per la musica, poi ognuno può scegliere successivamente la strada se ha questa predisposizione. La realtà che abbiamo visto all'inizio, quella da cui sono partita, quell'ensemble di flauti dolci di Taiwan, è una realtà spettacolare, mi viene la lacrimuccia a pensiero di poter magari un giorno nelle scuole anche italiane riuscire a fare una cosa del genere, perché quella è una realtà che va dalle elementari all'università. Noi è ancora veramente un miraggio questa cosa. Però nel nostro piccolo qualcosa possiamo fare, dando e valorizzando questo strumento. È uno strumento che può dare soddisfazioni. Molti ex alunni mi ricordano con piacere, ovviamente c'è anche una buona fetta che mi tira ancora gli accidenti, su questo non c'è dubbio. Però fare un lavoro importante è sempre una gran soddisfazione e poi si dà e si riceve. Poi basta poco. Se ci affidiamo anche a un grande, Ennio Morricone, bastano poche note, 2 alternate, per valorizzare il flauto dolce. Alla prossima!